Per me è sempre soddisfacente informarvi sulle novità del canale, parlando delle modifiche che effettuo, i prossimi prodotti da recensire, il dietro le quinte, e in passato ho fornito queste notizie attraverso 2 video che avevano l'intento di creare una playlist dedicata a ciò. Mi sono un po' interrotto per via che le interazioni non promettevano bene. Fra l'altro incominciavano a esserci esigenze sempre più importanti, poiché le aziende collaboratrici aumentavano e quindi avevo chiuso in silenzio questo appuntamento. A inizio gennaio 2022 ho dato un occhio alla sezione community. Negli ultimi tempi è stata riorganizzata con diverse aggiunte di funzionalità, per questo altri colleghi hanno sempre più sfruttato questo spazio, tanto da vedere ormai pubblicazioni di post frequenti, anche giornalieri. Adesso riesco a aggiornare meglio voi, con appunto più costanza e velocità. Proprio nella sezione Community ho parlato di una succosa promozione a tempo, terminata lo scorso dicembre, targata WhatGeek, negozio di recente collaborazione che nell'estate passata mi ha offerto la tastiera Duke Aero VN96. L'iniziativa è stata chiamata Extravaganza ed è stata divisa essenzialmente in 2 parti. La prima ha permesso di ottenere un prodotto a un solo dollaro. Sono stati messi in catalogo copritasti, cavi, interruttori e tappetini e col passare delle ore essi sono andati sempre più a diminuire per via dei pochi pezzi disponibili. Per visitare il sito web contenente tali articoli e applicare l'offerta attraverso un codice sconto occorreva entrare a far parte del giovane gruppo Discord di WhatGeek. La spedizione era esclusa dalla promozione, quindi bisognava pagarla a parte, a seconda del tipo di ordinazione, ma non per quando è stata lanciata l'iniziativa, ovvero a novembre. In quel caso si pagava veramente $1, con solito metodo di spedizione, ovvero rapida e tracciata. La seconda promozione consisteva nella messa in palio di una mystery box dal valore di oltre $100. Sarebbero stati sorteggiati 25 utenti con consegna a partire da fine dicembre. Anche qui occorreva accedere al gruppo Discord in modo da seguire i passaggi che richiedeva il concorso. Ho chiaramente fatto entrambe le iniziative e per la prima ho optato per un tappetino verde, chiamato Graffiti. Ero indeciso comunque perché quell'altro colore proposto, il viola, poteva combaciare bene col mio iPad Air 2022. A metà dicembre me lo potevo già gustare sopra la scrivania in cui costruisco i video. WhatGeek viene sempre incontro ai propri utenti. In questo caso ho un codice sconto del 12% applicabile su qualsiasi prodotto in catalogo. Lo trovate scritto in descrizione così potete fare un semplice copia e incolla. La marca è P-Fox, infatti compare una simpatica volpe lungo la scatola. Oddio, intimorisce un po' con questo mezzo sorrisetto, ma è carina comunque. È un tappetino davvero qualitativo, ha un rivestimento ruvido che personalmente piace, uno spessore ben importante e quindi è bello pesante, rimane solido sulla superficie di appoggio. Non ho altro da comunicare per descrivere un semplice tappetino, perciò passo alla mystery box perché sono riuscito a vincerla ed è per questo che vi sto parlando. Altrimenti poteva passare il messaggio della sezione community. Allora, non è proprio vero che il valore di tale scatola supera i $100. Io ho ricevuto una tastiera che ne vale molto di meno vedendo le varie inserzioni online, ma alla fine è un dettaglio, visto che non l'ho pagata. Va bene la situazione, va bene. Immagino che un altro di questi fortunati, se non gli è capitata la tastiera, avrà avuto 2 o 3 oggetti per arrivare al valore indicato, quindi una serie di componenti come interruttori, copritasti, cavi, eccetera. Ajax, marca già sentita in passato, ma da poche persone qui in Italia, poiché si è fatta conoscere in minoranza rispetto ad altri nomi. E penso che per la maggior parte delle volte sia stata sponsorizzata da Ipomaker. D'altro canto è considerata a livello internazionale, soprattutto dai videogiocatori, poiché è il campo dove l'azienda punta maggiormente. E questo è uno dei modelli più economici, si chiama AK873.
In rete è difficile approfondirla per via che ci sono una manciata di articoli, immagini e video in merito. Può darsi che sia nuovissima, ma di solito per questi marchi conosciuti già ci sono recensioni prima dell'uscita in commercio di un loro modello, specialmente per quando sono sotto campagne di gruppo, acquisto, di finanziamento come Kickstarter. Meglio così. Questo video per un po' di tempo potrebbe essere esclusivo. La scatola mi è piaciuta molto, con l'estetica frontale della tastiera è tutto molto serio, senza disegni e geometrie buttate a caso, per esempio quel pinguino hip hop non lo capisco sulla keyboard. La protagonista è protetta attraverso un involucro rigido, con funzione antipolvere, ottimo da applicare per i momenti inattivi della tastiera. Quest'ultima però la vedrete a breve, siccome ho da mostrare gli accessori. Libretto delle informazioni in cinese e inglese. Cavo USB-A, USB-C, placcato oro. Estrattore 2 in 1, decisamente più comodo a mio parere. 4 interruttori di riserva, 6 copritasti alternativi per avere esteticamente le azioni di macOS. Pur rientrando in una fascia economica, devo ammettere che produce un buon suono. Gli interruttori sono proprietari, constatandolo direttamente sul corpo. Non ho ben capito se si tratta dei cosiddetti Foggy Mountain Green, visto che alcune inserzioni lo specificano e altre parlano più in generale di un interruttore lineare. Ecco una tabella che chiarisce le caratteristiche tecniche. In descrizione la potete scaricare o semplicemente visualizzare con calma, insieme a tutti gli altri interruttori testati nel canale. Se avessi ricevuto il tema Polar Day, la coppiata con gli interruttori sarebbe stata perfetta, visto che c'è il colore in comune, ma mi accontento già così dopo aver fatto una bella vincita. Sarebbe stata perfetta anche col tappetino. Mi soffermo un attimo su questo aspetto. C'è un terzo tema chiamato Sky. Presenta appunto un azzurro e un bianco come sulla mia, che per vostra curiosità si chiama Dawnbreak, ovvero alba. A mio parere sono stati ben scelti questi nomi, alquanto poetici direi io. Le colorazioni ci possono abbastanza stare. Nel mio caso il grigio scuro rappresenterebbe ancora l'oscurità, che man mano scompare. Il bianco e il giallo sono probabilmente i più iconici, visto che la parola alba deriva dal latino albus, che indica appunto il biondo e il bianco. I copritasti sono in PBT, che materialmente e strutturalmente sono ben fatti, non ho notato imperfezioni. Le leggende sono in stampatello sia minuscolo che maiuscolo per quando si parla della zona dell'alfabeto, tutte in colorazione nera, posizionate in alto a sinistra del copritasto. È stata adottata la stampa a sublimazione termica. Non sto qui a descrivere il processo di realizzazione, altrimenti vado per le lunghe, l'ho comunque descritta in altri video. Li ho anticipati poc'anzi, ma è bene specificare che si hanno 3 colori. I bianchi sono la maggioranza e sono sviluppati sulla vera zona di scrittura, quindi tutti quei comandi dediti principalmente a questa pratica. Si espandono anche nella zona dei tasti funzione, però parzialmente sono assenti nella riga più bassa. I grigi invece si trovano su tutte le file, con una presenza parziale nella zona tasti funzione e, guardandoli più in generale, si sviluppano nelle zone più esterne. Infine i gialli sono meno numerosi, ne fanno parte le frecce direzionali, l'invio, l'ESC e la più appariscente barra spaziatrice. Confrontando questa composizione dei colori con altre argomentate nel canale, questa 873 si rispecchia perfettamente con la Hypomaker TH80, recensita lo scorso settembre. I medesimi comandi hanno lo stesso approccio di tonalità. Per fare esempi, dico che F8 è caratterizzato sempre dal grigio, Enter dal giallo e il più uguale dal bianco. Cambia la parte destra della tastiera poiché i formati sono diversi. La TH è una 75% exploded, la H è una 80% o TKL, chiamatela come volete, io preferisco il numero.
La modalità di scrittura è la scontata QWERTY Stati Uniti. Anche qui non sto ad approfondire la differenziazione col nostro italiano. Per questo aspetto ci ho dedicato un intero video coi protagonisti Pine Green di Taihao, offerti da Coffee Keys. La peculiarità della H873 è la cornice con punti magnetici, che ha l'obiettivo di agevolare l'utente nella sua rimozione, permettendo con facilità e rapidità di accedere sulla piastra. Probabilmente è stata scelta per mostrare quello che è possibile fare in un prodotto di questo tipo, tanto per risaltare quante possibilità ci sono nella personalizzazione di una tastiera, soprattutto di tipo meccanica. È sicuramente anche una mossa per differenziarsi dal resto della concorrenza, offrendo quel qualcosa in più che non ci si aspetterebbe quotidianamente. Ovviamente non può mancare la multiconnessione, quindi la Bluetooth, la wireless 2.4 GHz e naturalmente la cablata. Il cambio lo si fa attraverso la combinazione di tasti, visto che non è concretamente possibile applicare un interruttore sulla cornice mobile. Il modulo USB per la 2.4 GHz si trova sul fondello, come spesso accade. Spostandomi verso il centro, ecco un aspetto che detesto per quando si presenta. Sotto l'adesivo c'è una vite e questo significa che per quando la si deve rimuovere si va a rompere di conseguenza questa etichetta. Così è a rovinare esteticamente un prodotto. Per un collezionista come me è un disagio, visto che è l'identificazione della tastiera stessa. È disponibile un programma dedicato a questa H873. L'ho installato su Windows 11 e a compararlo con altri applicativi di questo genere devo ammettere che graficamente si differenzia. Normalmente non faccio uso di software per le tastiere, al limite li adopero per aggiornare il firmware delle loro schede, ma capisco chi ha altre esigenze che possono essere attuate attraverso un programma desktop. Concludo nel dirvi che non ho voluto effettuare una recensione dettagliata su questa Ajax, visto che l'argomento principale ricade sulla promozione nel quale ho partecipato. Il video l'ho fatto per farvi capire che ci possono essere interessanti proposte e offerte con le collaborazioni che porto avanti, altrimenti a questo canale gli mancherebbe una colonna portante. Lascio comunque in descrizione le caratteristiche della H873. Se il video è piaciuto, è stato utile di conoscenza, non esitate a lasciare un mi piace ed eventualmente l'iscrizione, così riesco a portare sempre più contenuti di qualità. A presto!